Ottobre 1960, pieno deserto libico. Immaginate un elicottero dell'ENI che sorvola un mare infinito di sabbia, un paesaggio monotono, ostile, dove non dovrebbe esserci assolutamente nulla, e invece, all'improvviso, un bagliore, un riflesso di metallo che non dovrebbe trovarsi lì. Incredulo, il pilota si avvicina. Dalle dune emerge lo spettro argentato di un aereo da guerra italiano, con la fusoliera quasi intatta, come un fantasma riemerso dal passato. È il Savoia Marchetti SM-79, matricola militare 23881. Ma c'è qualcosa che non torna, un enigma che non ha alcun senso. Il suo ultimo volo, quasi 20 anni prima, era diretto verso il Mar Mediterraneo, a centinaia di chilometri di distanza. Che ci fa un aerosilurante nel cuore del Sahara? E soprattutto, che fine ha fatto il suo equipaggio? Per trovare la tragica risposta, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, a un giorno fatale del 1941, in piena Seconda Guerra Mondiale. L'aereo al centro di questo mistero è una vera leggenda dell'aviazione italiana, il Savoia Marchetti SM-79, il cui nome ufficiale era Sparviero. Era un trimotore veloce e robusto, che prima della guerra si era fatto conoscere stabilendo record mondiali. In combattimento, però, era diventato un'arma temibile, specialmente come aerosilurante. I piloti britannici della Royal Navy, che se lo trovavano spesso di fronte, gli avevano affibbiato un soprannome che era un misto di paura e rispetto, il Gobbo Maledetto, per via di quella sua gobba così caratteristica sul dorso, dove si trovava la mitragliatrice. L'aereo MM-23881 apparteneva a una squadriglia altrettanto leggendaria, la 278esima Squadriglia Autonoma Aerosiluranti, un'unità d'élite, i cui uomini si erano dati un soprannome che ne incarnava alla perfezione lo spirito, i Quattro Gatti. Il loro stemma era proprio quello di 4 gatti in fila sopra un siluro, pronti a colpire, e il loro motto latino era una dichiarazione di intenti, paucis et semper immites, pochi ma sempre indomabili. E indomabili lo erano sul serio. Questi uomini affrontavano missioni lunghissime e pericolosissime sul Mediterraneo, sfidando la contraerea delle navi e i caccianemici per lanciare il loro unico, letale siluro. Era un lavoro che richiedeva un coraggio fuori dal comune, una precisione millimetrica e una bella dose di fortuna. Una fortuna che, per l'equipaggio dello Sparviero MM-23881, stava per finire. Siamo al 21 aprile del 1941. Dalla base aerea di Berka, vicino Bengasi, in Libia, si alza in volo lo Sparviero. Ai comandi c'è un equipaggio esperto, un gruppo di uomini legati dalla guerra e dal destino. Il comandante è il capitano pilota Oscar Cimolini. Accanto a lui il maresciallo secondo pilota Cesare Barro, un veterano della guerra in Africa orientale. Poi c'è l'osservatore, l'uomo che doveva scrutare il mare per trovare il bersaglio, il sottotenente di vascello Franco Franchi. A bordo ci sono anche il sergente maggiore marconista Amorino De Luca, addetto alle comunicazioni, il primo aviere motorista Quintilio Iozzelli, che teneva d'occhio i 3 motori, e il primo aviere armiere Gianni Romanini, l'uomo che doveva assicurarsi che il siluro colpisse il bersaglio. La loro è una missione di importanza critica. Un ricognitore ha avvistato un grosso convoglio navale britannico a sud di Creta, una preda di enorme valore. Per intercettarlo partono 2 aerosiluranti. Il primo, comandato dal tenente Robone, decolla alle 16:40. Il nostro Sparviero, quello del capitano Cimolini, lo segue poco dopo, alle 17:25. Ore più tardi, l'aereo di Robone raggiunge il convoglio. Sotto un fuoco infernale, si lancia all'attacco, sgancia il siluro e colpisce un piroscafo da 8.000 tonnellate. Poi vira e inizia la lunga rotta del ritorno. Atterrerà sano e salvo a Berka alle 21:30, a missione compiuta. Ma dell'aereo di Cimolini, nessuna notizia. Le ore passano. Il buio avvolge il Mediterraneo e il deserto. Alla base aspettano invano il rombo familiare dei suoi 3 motori. Quella notte un freddo dispaccio telegrafico ne ufficializza la scomparsa. Apparecchio S-79 MM-23881. Non è rientrato. L'ipotesi più ovvia, la più logica, è che sia stato abbattuto dalla contraerea o dai caccia, una delle tante tragiche perdite di una guerra spietata. L'aereo e i suoi 6 uomini vengono dichiarati dispersi in azione. Per le loro famiglie inizia un'attesa straziante, un lutto senza una tomba su cui piangere, e per quasi 20 anni, sulla sorte dell'equipaggio dei 4 gatti, cala un silenzio totale,
impenetrabile come la notte nel deserto. Torniamo al 1960. La Libia non è più un campo di battaglia, ma una terra di speranza, dove le compagnie petrolifere di tutto il mondo cercano l'oro nero. Ed è proprio in questo nuovo scenario che il passato, letteralmente, torna a galla. Il 21 luglio del 1960, una squadra di geologi dell'ENI sta lavorando lungo la desolata pista tra Gialo e Jarabub, nel cuore del deserto. D'un tratto si imbattono in qualcosa di macabro, i resti di uno scheletro umano. Gli abiti logori, color cachi e i bottoni dell'uniforme non lasciano dubbi. È un aviatore italiano della Seconda Guerra Mondiale. Ma come ha fatto ad arrivare fin lì, da solo, a piedi, a 400 chilometri dalla costa? Vicino al corpo ci sono gli oggetti del suo ultimo, disperato viaggio: una bussola, una borraccia, 2 orologi, una pistola lanciarazzi con un bossolo sparato e, soprattutto, una chiave. A quella chiave è attaccata una targhetta di metallo con un'incisione: S79 MM 23881. È il primo, sconvolgente indizio. Quell'uomo è uno dei membri dell'equipaggio dello Sparviero. È l'armiere, Gianni Romanini. Ma se lui è qui, dov'è l'aereo? E dove sono i suoi compagni? La risposta arriva poco più di 2 mesi dopo. Il 5 ottobre, un elicottero dell'ENI, pilotato da Pasquale Bartolucci, un ex pilota della Regia Aeronautica, è in ricognizione. A circa 90 km a sud dal punto in cui era stato trovato Romanini, Bartolucci nota qualcosa. Lì, semisepolto da una duna, c'è il relitto quasi intatto dello Sparviero. Dopo 20 anni, il deserto ha finalmente restituito il suo segreto. Quando si avvicinano, la scena che si trovano davanti è tanto tragica quanto solenne. Nella cabina di pilotaggio, lo scheletro del comandante Cimolini è ancora al suo posto, le mani sulla cloche, come in un'ultima, eterna veglia. I resti di altri 3 membri dell'equipaggio vengono trovati vicino al velivolo, come se avessero cercato riparo sotto un'ala, aspettando invano dei soccorsi che non sarebbero mai arrivati. Di un altro membro dell'equipaggio, invece, non si troverà mai traccia. Con il ritrovamento del relitto e dei corpi, i pezzi del puzzle vanno finalmente al loro posto e quello che rivelano è una storia incredibile di sfortuna, disorientamento e di una lotta disperata per sopravvivere. Cosa successe davvero quel 21 aprile del 1941? Gli investigatori hanno ricostruito lo scenario più probabile. Dopo l'attacco, lo Sparviero ha probabilmente subito danni alla radio e forse anche alla strumentazione. Sulla via del ritorno, però, ha incontrato un nemico ancora più subdolo dei caccia inglesi, una violenta e improvvisa tempesta di sabbia, il terribile Ghibli. In un'epoca senza GPS, dove si navigava con bussole e radiofari, perdere la rotta in quelle condizioni era questione di un attimo. Con visibilità zero e spinto da venti fortissimi, l'equipaggio ha continuato a volare, senza rendersi conto di essere stato spinto sempre più a sud, verso l'interno. Senza radio era impossibile chiedere aiuto o farsi localizzare dalla base. È possibile che, nel buio e nella tempesta, abbiano confuso l'infinita distesa piatta del deserto per la superficie del mare. Hanno volato per ore, persi in un oceano di sabbia, fino all'inevitabile. Finito il carburante, al capitano Cimolini non rimase che tentare un atterraggio d'emergenza impossibile, e ci riuscì. Il relitto mostra i segni di un atterraggio forzato ma controllato, con i motori accesi fino all'ultimo istante, prima di spegnersi per sempre nel silenzio del deserto. L'atterraggio era riuscito, ma la loro vera odissea era appena cominciata. Erano vivi, ma dispersi a centinaia di chilometri da ogni forma di civiltà, con acqua e cibo razionati. Hanno atteso i soccorsi, scrutando un cielo che rimaneva disperatamente vuoto. I giorni passavano. La speranza, lentamente, si trasformò in disperazione. Fu allora che presero una decisione estrema. Qualcuno doveva tentare l'impossibile. Quell'uomo fu Gianni Romanini. Forse era il più in forma, o forse solo il più determinato a non arrendersi. Lasciò ai compagni la sua piastrina di riconoscimento, come un ultimo legame. Prese con sé una bussola, una borraccia, una pistola per le segnalazioni e si incamminò da solo verso nord, verso la salvezza che sapeva di dover trovare. Ha camminato per giorni, sotto un sole spietato. Si stima che abbia percorso quasi 90 chilometri tra le dune, mancando per pochi chilometri una pista che avrebbe potuto salvarlo. A un certo punto ha sparato un razzo di segnalazione, un ultimo, flebile grido d'aiuto verso un cielo vuoto, ma nessuno lo vide. Alla fine, stremato dalla fatica, dalla sete e dalla disperazione, è crollato sulla sabbia. Lì,
Il deserto lo ha custodito per 19 anni. I suoi compagni, rimasti vicino al relitto, lo hanno seguito poco dopo, vinti dallo stesso crudele destino. Questa è una delle storie più incredibili e toccanti della Seconda Guerra Mondiale, un dramma rimasto sepolto nella sabbia per 2 decenni. E voi? La conoscevate questa vicenda? O magari conoscete altre storie simili di aerei e uomini scomparsi, i cui misteri sono stati svelati solo dopo tanto tempo? Raccontatecelo nei commenti qui sotto. E se queste storie di coraggio e mistero vi appassionano, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime. La storia dell'aereo MM23881 è una tragedia di guerra, il racconto di uomini che hanno combattuto e sono morti, facendo il loro dovere. Ma è anche la prova pazzesca di come il destino, a volte, segua delle strade che nessuno potrebbe mai immaginare. Lo stesso deserto che si è preso la vita di questi 6 aviatori è stato anche l'archivio che ha custodito la loro storia, proteggendola dal tempo e dagli elementi, fino a quando non è potuta tornare alla luce. Dopo il ritrovamento, i resti di Gianni Romanini sono stati riportati in Italia e sepolti nel cimitero della sua città, Collecchio, in provincia di Parma. I suoi compagni, i cui resti non poterono essere identificati con certezza all'epoca, riposano insieme a migliaia di altri eroi nel Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari. Oggi la loro storia non è più un segreto avvolto nel silenzio, è un monito sulla brutalità della guerra e un omaggio solenne al coraggio di un equipaggio che, fedele al proprio motto, fu davvero indomito fino all'ultimo respiro. Un omaggio al capitano Oscar Cimolini, al maresciallo Cesare Barro, al sottotenente Franco Franchi, al sergente maggiore Amorino De Luca, al primo aviere Quintilio Iozzelli e al primo aviere Gianni Romanini. Il loro ultimo tragico volo non sarà dimenticato. Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.